Nel secondo itinerario suggerito per visitare Firenze vi conduco alla scoperta del cuore religioso della città, rappresentato proprio dal complesso del Duomo, comprendente la cattedrale di Santa Maria del Fiore, il campanile di Giotto, il battistero di San Giovanni e il museo dell'Opera del Duomo. Il Duomo fiorentino di Santa Maria del Fiore custodisce al suo interno l'antica cripta di Santa Reparata, dove è sepolto anche il Brunelleschi. La costruzione iniziò nel 1296 su progetto di Arnolfo di Cambio e fu completata nel 1436 con la consacrazione da parte di Papa Eugenio IV. La facciata neogotica fu progettata invece da Emilio De Fabris e completata nel 1887. L'interno custodisce opere di artisti come Paolo Uccello, Andrea del Castagno e Domenico di Michelino. Il pavimento in marmo e le vetrate sono di notevole interesse. La cupola fu progettata invece da Filippo Brunelleschi, è un capolavoro di ingegneria e simbolo di Firenze. La costruzione della cupola avvenne tra il 1420 e il 1436. Se salirete sopra sarete nel punto più alto della città. La salita sulla cupola è abbastanza ardua perché c'è un camminamento che corre all'interno di una doppia calotta e sono ben 463 scalini, ma merita davvero. Il campanile è come un dito invece puntato verso il cielo e fu iniziato da Giotto nel 1334, proseguito poi da Andrea Pisano e completato da Francesco Talenti nel 1359. Le decorazioni scultoree del basamento presentano rilievi esagonali e losanghe, con la creazione, le virtù e le arti liberali. Le sculture sono di Andrea Pisano, ma troviamo anche sculture importanti di Donatello, Nanni di Banco e altri. Il campanile è alto 84,7 metri, suddiviso in 5 livelli con finestre, bifore e trifore. Il battistero di San Giovanni è uno degli edifici più antichi di Firenze, datato al IV-V secolo, con la struttura attuale che risale all'XI secolo. È celebre per le sue porte bronze. La Porta del Paradiso, creata da Lorenzo Ghiberti tra il 1425 e il 1452, raffigura scene del Vecchio Testamento. La Porta Nord, sempre del Ghiberti, con le storie del Nuovo Testamento, ricordata soprattutto per il celebre concorso tra Brunelleschi e Ghiberti, con la formella del sacrificio di Isacco. E la porta sud, la più antica, creata da Andrea Pisano, rappresenta scene della vita di San Giovanni Battista. I mosaici interni coprono l'intera cupola del battistero e raffigurano il giudizio universale e altre scene bibliche. Vi consiglio di continuare poi l'itinerario nel Museo dell'Opera del Duomo, fondato nel 1891 per raccogliere opere d'arte provenienti dal Duomo, dal campanile e anche dal battistero. Recentemente restaurato, il museo è rinnovato con un allestimento innovativo. È possibile in esso ammirare gli originali delle famose porte bronze del battistero e le sculture di Arnolfo e di molti altri importanti artisti che ornavano l'originale facciata prima che fosse distrutta per costruire appunto quella attuale di Emilio De Fabris a metà Ottocento in forme neogotiche. Presenti all'interno del museo ci sono opere quali la scultura lignea di Donatello, un capolavoro della scultura rinascimentale in un momento in cui trionfa l'idea e la bellezza, raffigura la bellezza di un animo. La Pietà Bandini di Michelangelo, scolpita tra il 1547 e il 1555, dove Michelangelo fa il suo autoritratto in Nicodemo, e le cantorie di Donatello e Luca della Robbia, originariamente poste nel Duomo. Se venite a Firenze sicuramente non potete perdere questo straordinario itinerario. Vi invito a seguire anche i prossimi ed iscrivervi al mio canale. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e potete anche sottoscrivere una forma di abbonamento a partire da 1,99 € per sostenermi, affinché possa continuare a fare video gratuiti. Grazie della visione e alla prossima, vi aspetto a Firenze e se passate da Firenze non dimenticate di venirmi a trovare nella mia bottega in via del Porcellana al 39B. Vi aspetto, ciao ciao!